In questo video provo a rispondere alla domanda: ha senso nel 2024 comprare il Blue Yeti e utilizzarlo per fare podcast, per fare video, per fare voiceover? Bene, iniziamo questo video con una premessa. Questo microfono ha compiuto 10 anni, forse 12-13 nel momento in cui stai guardando questo video. È un microfono che quando è uscito, ti faccio un po' il quadro della situazione, si utilizzavano ancora le webcam e non c'erano le webcam in 4K e forse neanche 1080, c'erano quelle 720 performanti o meno. Spesso si utilizzava l'audio delle webcam. Ok, quindi questo per inquadrarti un attimo la situazione. Quando è uscito questo microfono ha rivoluzionato il gioco. Perché? Perché era un microfono, al di là della forma abbastanza inusuale, e lo è tutt'oggi, questo suppostone gigante, ma è un microfono che al prezzo a cui si vendeva era abbastanza abbordabile. Certo non era economico, era abbastanza abbordabile e permetteva comunque di fare un salto in avanti a livello qualitativo. Per cui questo microfono ha avuto una diffusione pazzesca a livello mondiale. È uno dei microfoni più iconici che esistono sul pianeta. Ok, benissimo. Ma in questo video io voglio rispondere alla domanda se ha ancora senso utilizzare questo microfono nel 2024 e divido questo video in due parti. Nella prima parte ti parlo del perché non dovresti usare un microfono USB in generale, nella seconda parte ti parlo del perché non dovresti usare questo microfono, ok? Iniziamo con ordine. Bene, in questa prima parte del video ti parlo del perché non dovresti usare un microfono USB. Ok, fanno eccezione però, voglio aprire questa parentesi, fanno eccezione tutti quei microfoni di ultimissima generazione come il Rode PodMic o il Rode NT1A quinta generazione, ovvero quello sia XLR che USB, perché sono microfoni che fanno storia a sé, sono microfoni molto performanti, addirittura a 32 bit, l'NT1A, insomma è un'altra storia. Quindi ti parlo di tutti quei microfoni tranne di quelli di ultimissima generazione. Benissimo. La prima problematica importantissima di questi microfoni è che sono microfoni alimentati con la 5 volt, quindi direttamente con la porta USB nel computer. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quella corrente 5 volt spesso non viene data, soprattutto da computer vecchi o da computer portatili di un certo tipo, non viene data sempre allo stesso modo. Per cui possono esserci sbalzi di corrente e il microfono può avere un eco maggiore, può avere la voce che va e viene. Insomma, la 5 volt non è una corrente affidabile, proprio perché è 5 volt, non è 48 volt come i microfoni XLR. Il secondo motivo è che questi microfoni hanno un'uscita cuffia con un volume molto basso, ok? Anche utilizzando cuffie da 32 ohm o poco più, quindi cuffie che possono essere pilotate abbastanza facilmente, questi microfoni, proprio in funzione del 5 volt di cui parlavamo prima, spesso non riescono a darti un volume molto forte in cuffia e quindi capisci da solo che se non riesci a sentirti bene non puoi registrare e spesso c'è un ritardo tra quello che registri e quello che senti, ok? Quindi non sono a zero latenza. In generale però la problematica maggiore che io riscontro nei microfoni USB è che non ti permettono di crescere. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui hai questo microfono e vuoi fare un upgrade devi cambiare totalmente tutto, cioè devi vendere il microfono e iniziare da zero con una scheda audio e un microfono XLR. Se invece parti direttamente con microfono XLR e scheda audio spendendo anche la stessa cifra di questo, ok? Ma avendo una qualità sicuramente migliore in partenza, dopo puoi cambiare solo il microfono tenendo la scheda audio, solo la scheda audio tenendo il microfono, insomma puoi fare degli upgrade nel tempo che ti permettono di avere un livello qualitativo migliore. In questo caso l'unico upgrade che puoi fare è cambiare il microfono e riniziare da capo con scheda audio e microfono, ok? Nel dettaglio però, se vuoi sapere tutte le controindicazioni della scelta di un microfono USB, c'è un video che ti linko da qualche parte nel canale in modo che tu possa andare a vedere nel dettaglio tutti i punti a sfavore dei microfoni USB. Ovviamente, come ti dicevo prima, fanno eccezione quelli di ultimissima generazione come il Rode PodMic, Rode NT1, eccetera, eccetera. Ok, adesso veniamo alle criticità di questo microfono nello specifico. Una delle caratteristiche principali per cui questo microfono non dovrebbe essere utilizzato è che è un microfono a condensatore. A condensatore significa che è molto ricettivo, per cui negli ambienti non acusticamente trattati come la tua stanza, dove non ci sono pannelli fonoassorbenti alle pareti, dove ci sono degli specchi, dove c'è una finestra molto grande, dove non c'è un tappeto a terra, dove insomma ci sono tante superfici riflettenti, questo microfono è la cosa peggiore che tu possa scegliere. Quindi se vuoi danneggiare le tue produzioni, questo microfono è la scelta migliore, ok? Quindi dovresti optare per un microfono dinamico
esistono anche microfoni dinamici USB, ok? Però andiamo con ordine. Quindi il primo motivo è che questo microfono qui è a condensatore, quindi se non hai una stanza acusticamente trattata, inutile usare questo, ma del resto, se hai una stanza acusticamente trattata, questo, ma che te ne fai? Ti compri un microfono vero. Una seconda caratteristica negativa di questo microfono è che è a 16 bit 48 kHz. Ti ricordo che la tecnologia è arrivata a 32 bit. Che cosa vuol dire? Qual è questa differenza tra 16, 24 e 32? Fondamentalmente, per fartela molto semplice, ma trovi un video qui sul mio canale, ti metto il link da qualche parte, dove ti spiego la differenza tra 16, 24 e 32 bit, quindi vattelo a vedere dopo aver visto questo video. Te la faccio in estrema sintesi e si tratta di avere una soglia di volume più alta in modo da ridurre il rumore di fondo. 24 bit hai un suono con un gain potenzialmente più elevato e un rumore di fondo più basso. 32 bit ancora di più, ma è un discorso a parte perché si parla di 32 bit floating point, ma trovi un video dove ti ho spiegato se è necessario utilizzare 32 bit floating point oggi, ma quello è un altro discorso. Quindi è un microfono che proprio ha delle caratteristiche vecchie. Noi non è che dobbiamo inseguire per forza l'ultima moda, ma sicuramente 16 bit 48 kHz, non tanto per i 48 kHz, ma per i 16 bit, è assolutamente fuori mercato. Questo microfono dovrebbe costare 2 lire. In realtà costa nuovo ancora 100 euro e c'è tanta gente, credimi, tanta gente che lo compra nuovo. E io non capisco com'è possibile. Con 100 euro ti compri scheda audio e microfono e suonano infinitamente meglio rispetto a questo. Però le persone vedono questo e vogliono per forza questo. Un'altra caratteristica molto negativa di questo microfono è la capsula, la componentistica interna. Ho visto diversi video su YouTube nei quali veniva smontato questo microfono e effettivamente quello che c'è dentro è spazzatura. È veramente spazzatura. Ti ripeto, 10 anni fa, 12 anni fa, quando è uscito questo microfono, i componenti erano assolutamente apprezzabili. Oggi, con la tecnologia che è andata avanti di 10-12 anni, questi componenti sono assolutamente ridicoli. Non ha assolutamente senso comprare questo microfono per la componentistica interna. In più, questo microfono ha un rumore di fondo abbastanza elevato. Ok, provo a stare in silenzio. In questo momento c'è una ventola qui della luce, questa che ho qui a sinistra, una ventola abbastanza forte, come senti, sta entrando tutta nel microfono. Io proverò ad alzare un po' il gain in fase di montaggio per farti sentire il rumore di fondo, ma purtroppo ci sarà comunque la luce. Ti rendi conto da solo che non è accettabile perché questo non lo riesci a pulire. Inoltre, cosa che tutto sommato potrebbe essere gradevole o meno, questo microfono per suonare bene deve stare a una certa distanza, come ce l'ho io in questo momento, quindi fuori asse a circa 45 gradi, la capsula che sta puntando alla mia bocca, e trovi un video sul mio canale dove ti spiego come posizionare correttamente il microfono. Come ti dicevo, questo microfono è sempre nell'inquadratura e oggi, in cui vanno per la maggiore i video dove non c'è il microfono all'inquadratura, o se c'è è lo Shure SM7B, insomma questo microfono anche visivamente ha fatto la sua storia, basta, anche perché è ingombrante, grosso, non è neanche piacevole da vedere, quindi anche da questo punto di vista non ha assolutamente senso utilizzarlo. Ok, spero di averti fatto comprendere quanto questo microfono nel 2024 non ha assolutamente senso. In realtà, secondo me non ce l'aveva neanche nel 2023, neanche nel 2022, neanche nel 2021 e così via. Però parliamo di quest'anno. Devi comprare questo microfono? No, neanche usato. Perché no? A meno che come me non ce l'hai e lo tieni sulla libreria, perché è un microfono iconico, non lo usi tranne per fare questi video qui, ma non lo uso assolutamente e quindi ha un senso. Ma se vuoi utilizzarlo, assolutamente no. Ci sono, e ti lascio in descrizione, tantissimi microfoni che costano meno e suonano molto meglio. Quindi, perché spendere di più per avere un microfono che suona peggio? A te la risposta.